brodino fresco. Passa avanti, va. Non ce la faccio più, ma sta fermo. Ragazzi, buongiorno. Oggi recensiremo la Benelli Leoncino qui di Marco, che gentilmente ce la offrirà. Vediamo come va, vediamo come si comporta. Sarà una brevissima recensione, però insomma già ci darà delle indicazioni sulla guida, il comfort e la tipologia di moto. Benelli 500, eccola qua, guardate che bella che è, diciamo una naked un po' tutto tondo, molto piccola, maneggevole per i poco esperti, pochi cavalli, maneggevolissima, leggera. La parte estetica, come potete vedere, insomma riprende un po' le linee heritage della R9T, ovviamente con le dovute proporzioni. L'unica cosa che abbiamo riscontrato in questi pochi mesi da quando l'ha comprata Marco è una leggera tendenza alla rottura. Ci sono delle finiture e delle diciamo piccoli accorgimenti che la Benelli avrebbe dovuto curare meglio. Comunque nel complesso un'ottima moto, veramente carina. Quindi seguite tutto il video e mi raccomando, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, campanellina, e spero che vi piaccia. Ok, vediamo come va la Leoncino. Oh, sicuramente una buona posizione, comoda, il manubrio è abbastanza largo, ricorda un po' l'impostazione della Monster, anche se effettivamente poi la posizione è più eretta. Il quadro è abbastanza minimal, però è essenziale, ma nello stesso tempo contiene un sacco di indicazioni. Il motore risponde subito, un'accensione molto veloce. Va bene, va bene. Allora ritorniamo giù dal lago, passiamo per l'Appia, va bene? Il motore è bello pronto, buona l'erogazione. Certo sì, la potenza effettivamente è molto più bassa rispetto alla mia moto, anche la protezione aerodinamica è completamente differente rispetto alla Monster, però così di primo acchitto buona sensazione di guida, mi sembra molto equilibrata, una moto molto equilibrata. Vediamo su questi tornantini come se la cava. È una moto che dà subito confidenza, come immaginavo, perché avendo poca potenza, poca cavalleria, effettivamente è molto maneggevole. Molto maneggevole, il gas è molto fluido, buona la ripresa. La sella la sento leggermente dura, quindi capisco adesso un po' la lamentele della signora di Marco, che effettivamente la trova scomoda. Effettivamente è un po' duretta la sella, sì, però è ottima la posizione di guida, si ha veramente tutto sotto controllo, posizione molto eretta, si sta veramente comodi, e la copertura aerodinamica in pratica nulla, perché l'aria te la becchi tutta. Però effettivamente da guidare è molto simpatica. Allunghiamo un attimo, il motore risponde bene, la frenata è ottima assistita da 2 dischi con pinze radiali. Freno motore c'è, poco ma c'è.
Trovo la leva del cambio leggermente avanzata per i miei gusti, dovrebbe essere leggermente avvicinata, ma forse solo perché è stata piegata in una piccola caduta. Motore davvero brillante, sì, pur essendo 500 offre veramente una buona elasticità. Che fa il signore? Se sa che fa. Sì, diciamo che la progressione è abbastanza fluida, un motore molto brillante, e ovviamente paga il dazio dei suoi 48 cavalli, che ovviamente sono pochini, ma per la moto in sé vanno più che bene. È un'ottima moto, è un'ottima scelta per un neofita, per chi magari si avvicina per la prima volta alle due ruote, e soprattutto penso sia molto indicata anche per le ragazze, perché avendo un baricentro così basso ed è molto leggera, secondo me potrebbe essere un'ottima moto per iniziare anche per il pubblico femminile. Le sospensioni ovviamente sul disconnesso fanno un po' i capricci, sento un leggero rollio che si insinua, diciamo, su dei percorsi un po' sconnessi come questo, più che altro su quello posteriore. Il gas mi sta stupendo, l'erogazione mi stupisce, perché pur essendo una moto così piccola comunque ha una buona progressione. Freno posteriore ottimo, anche questo consente di frenare abbastanza bene, quindi di utilizzarlo anche in frenate lunghe. Distanza da terra, di piedi, tutto bene. Marco, carina sta moto, non mi immaginavo che andasse così. C'ha una bella progressione, no? Un motore elastico, carina, cioè non pensavo che andasse così bene, invece. Questa sì, io infatti sto notando quanto è dura la sella, è veramente rigida, e poi sullo sconnesso l'ammortizzatore posteriore non va così bene. Sì, quella sta più, certo, questa è più eretta, la posizione è più eretta, quella è più diciamo un po' più corsaiola, anche se proprio non lo è. No, comunque va bene, è buona anche la ripresa, è molto buona, c'è il motore che fa il suo, poi la frenata pure frena benissimo. Freno motore ottimo, fa il suo. Anche lo scarico è simpatico, fa un bel rumore, fa un bel rumorino. Quindi diciamo, pregi e difetti di questa moto: sicuramente un pregio è un motore molto elastico, anche pur con poca potenza trasmette delle belle sensazioni di guida, quindi sicuramente voto più che sufficiente, direi un bell'8. Frenata anche molto buona rispetto alla categoria, secondo me veramente valida, quindi anche la frenata merita un bell'8,5.
poi sicuramente la maneggevolezza ha un altro pro di questa moto. I contro io li riscontro soprattutto nella leva del cambio, che è leggermente lunga rispetto al piede, quindi probabilmente dovrebbe essere un po' regolata, e la sella che è veramente molto dura e secondo me su viaggi molto lunghi dà fastidio, quindi comfort della sella direi 6. Anche un altro difetto, che però alla fine non è un difetto ma è solamente un discorso legato alla copertura aerodinamica, che non è il massimo, quindi diciamo è un 7 come protezione aerodinamica. Per il resto la consiglio, veramente una bella motina, comoda e sfiziosa. Ora gliela riconsegniamo al legittimo proprietario. Ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, se siete arrivati fino a qua mi fa piacere, e il video termina qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina, e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!